Siamo a Riva del Garda, una delle perle affacciate sull'alto lago di Garda. Oggi affrontiamo la ferrata dell'amicizia che ci porterà in vetta a Cima Sat, da dove avremo uno dei panorami più spettacolari sul Garda. Prima di partire però, due parole sulla difficoltà. I passaggi tecnici sono classificati come B, quindi moderatamente difficili, ma la vera sfida è fisica, quasi 1200 metri di dislivello complessivo e un lungo rientro. Se la valutazione è corretta lo scopriremo insieme strada facendo. Ora partiamo, seguiamo il segnavia 404, direzione Bastione. Siamo al Bastione. Questa struttura fu eretta dalla Serenissima Repubblica di Venezia all'inizio del Cinquecento, precisamente nel 1508, sul dosso dei Germandri a difesa di Riva e del suo porto. Un presidio militare che oggi offre una delle viste più belle sull'Alto Garda. Ci aspetta ancora tanta strada, direzione Capanna Santa Barbara. La Capanna Santa Barbara, a 560 metri di quota, è gestita dalla SAT, la Società degli Alpinisti Tridentini. Da qui si gode di un meraviglioso panorama. Si possono ammirare il Monte Stivo, il Monte Altissimo, le cittadine di Riva del Garda, Torbole e Arco. Adesso proseguiamo verso l'attacco della ferrata. Ferrata dell'amicizia. Adesso prendiamo il 404 bis, direzione Ferrata del Centenario, via dell'amicizia. Dopo circa un'ora e un quarto di cammino siamo arrivati finalmente all'attacco della ferrata. Abbiamo indossato l'imbragatura, il kit da ferrata, i guanti e il caschetto. Guardate questa targa, ricorda l'inaugurazione della via avvenuta nel 1972 per celebrare il centenario della SAT. Da qui in poi ci aspettano circa 600 metri di dislivello in ferrata. Siete pronti?
Finalmente si riprende il cordino. Siamo arrivati alla prima grande scala metallica. Sono 40 metri di gradini attaccati alla parete, una salita verticale che richiede concentrazione e assenza di vertigini. Finora i tratti con il cordino sono stati veramente brevi. Speriamo nel proseguo. Guardate qui sotto, si vede il lago di Garda con riva e torbole. Ora guardiamo dalla parte opposta, verso la montagna. Si vedono chiaramente le prossime scale. Iniziamo la seconda scala. Abbiamo raggiunto la terza scala, la più lunga di tutte. È alta circa 70 metri, appoggiata su una parete liscia e verticale. Mi raccomando, massimo 3 persone alla volta. Come va, Francesca? Tutto bene, ma l'altezza si fa un po' sentire. La ferrata finora non ha riportato difficoltà tecniche particolari. È stato più che altro uno sforzo fisico e mentale tra esposizione e dislivello accumulato. Ma adesso fermiamoci un attimo, guardate che panorama. Il lago di Garda si distende da nord a sud. Alle mie spalle si vede la valle del Sarca e si intravedono i profili del Monte Baldo. Ultimo tratto prima di arrivare in cima. Ultime scale, la vetta è sopra di noi. Ci siamo quasi. Abbiamo raggiunto Cima Sat, 1246 metri, ce la siamo guadagnata. Da qui il panorama spazia in ogni direzione, a sud tutto il bacino del Garda, a nord la valle del Sarca e le Dolomiti di Brenta all'orizzonte. Adesso ci prendiamo una pausa meritata, panini, silenzio e questo paesaggio.
Prima di togliere l'imbragatura, attenzione, c'è ancora un breve tratto di sentiero attrezzato. Qui la ferrata è ufficialmente conclusa. Adesso ci togliamo parte dell'attrezzatura e imbocchiamo il sentiero 418, il cosiddetto Sentiero dei Crassi Dei, che ci porterà a valle. A questo bivio teniamo la destra, prendiamo il segnavia 402, Riva del Garda. A questo bivio teniamo la sinistra. Siamo rientrati al parcheggio. La Ferrata dell'Amicizia è una via decisamente panoramica, con molti tratti esposti, ma senza passaggi tecnici realmente difficili. Confermiamo la classificazione B, moderatamente difficile, ma con una precisazione importante. Il dislivello complessivo di circa 1200 metri e il lungo rientro richiedono una buona preparazione fisica. Il percorso non è per tutti. Questa via ferrata può essere percorsa in tutte le stagioni dell'anno, ma fate attenzione all'estate perché è completamente esposta al sole. A noi questa ferrata è piaciuta molto, soprattutto dal punto di vista panoramico. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!